Benvenuti e bentornati sul canale. Se non mi conoscete, io sono Sonia e ti insegnerò a realizzare capi d'abbigliamento ed accessori. E in questo tutorial andremo proprio a realizzare un accessorio. Andremo a realizzare questo cappello, eccolo qui. Questo cappellino è semplicissimo da realizzare, io vi faccio vedere, vi dirò le indicazioni su quante catenelle andare ad avviare se andate a utilizzare il mio stesso filato, ma vi darò anche le indicazioni in centimetri in modo che voi possiate realizzare anche il vostro cappellino anche con un filo diverso. Ebbene sì, questo cappellino vi ricorda qualcos'altro, la sciarpa Infinity che abbiamo realizzato nell'ultimo tutorial. Perché? Perché volevo un cappello abbinato a quella sciarpa e quindi l'ho realizzato. Eccolo qui indossato, questo è come si presenta. Ma prima, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica. E soprattutto, se vuoi aiutarmi, puoi lasciare un like, perché in questo modo mi aiuterai tantissimo, mi supporterai tantissimo e faremo capire in questo modo a YouTube, alla piattaforma, che i miei video sono interessanti e quindi li proporrà sempre di più anche a te e sempre di più ad altre persone. E se vuoi seguirmi anche su Instagram mi trovi come Mille Creazioni Sonia. Per realizzare il nostro cappello abbiamo bisogno di un gomitolo Brio della DMC ed è da 100 grammi. Io sto utilizzando la colorazione 403. Poi avremo bisogno di un uncinetto numero 5, di un uncinetto numero 4,5, ago da lana e forbici. Inizio a lavorare il mio cappello con l'uncinetto numero 5 ed vado ad avviare un totale di 39 catenelle. Fatte le 39 catenelle vado a sostituire l'uncinetto, quindi l'uncinetto numero 5 non mi servirà più e andrò a realizzare il resto del lavoro con l'uncinetto 4,5. Adesso devo andare a fare il mio punto brioche, quindi prendo il filo con l'uncinetto, salto la prima maglia dopo l'uncinetto e nella seconda vado, entro, prendo il filo e lo porto all'esterno e così ho 3 asole sull'uncinetto. Con quella più vicina all'uncino la prendo e la faccio passare all'interno delle altre due e così ho realizzato il mio punto. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno. Con l'ultima asolina vado a chiudere le altre due. Devo realizzare questo punto fino quasi alla fine del giro. Mi devo fermare quando mancano 8 catenelle. Sono arrivata a fine giro e come potete vedere mi mancano 8 catenelle, quindi ho realizzato un totale di 30 maglie a punto brioche. Adesso devo fare 4 maglie basse, una, 2, 3, 4 e adesso devo andare a fare 4 maglie bassissime, una, 2, 3 e 4. Abbiamo così completato
il nostro primo giro. Adesso vado a fare una catenella, giro il lavoro e insieme alla ripetizione dal giro dal numero 2 fino al numero 5 andrò sempre a lavorare da adesso in poi in costa retro. Quindi andrò a prendere la costina di retro della maglia, questa qui, e vado a fare 4 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4. Adesso 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e adesso devo andare a proseguire con le 30 maglie a punto brioche. Sono arrivata a fine del nostro secondo giro, andiamo a realizzare il terzo, quindi andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare 30 maglie a punto brioche. Adesso dobbiamo proseguire andando a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e questo terzo giro lo concludiamo così. Le 4 maglie bassissime le saltiamo, non le andiamo a lavorare. Facciamo una catenella e giriamo il lavoro per andare a fare il quarto giro. Facciamo 4 maglie basse, e concludiamo il nostro giro lavorando le 30 maglie a punto brioche. Finito anche il quarto giro andiamo a fare il quinto. Sempre una catenella e giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 30 maglie a punto brioche. Arrivati a questo punto andiamo a fare le 4 maglie basse e adesso in questo giro dobbiamo andare a fare le 4 maglie bassissime. Siccome nei due giri precedenti non abbiamo fatto le maglie bassissime, andiamo a lavorare nel secondo giro, quindi in questo giro qui dove abbiamo fatto le maglie bassissime. Quindi andiamo a lavorare 4 maglie bassissime, 1, 2, 3 e 4. Adesso il nostro cappello sarà composto dalla ripetizione del giri dal numero 2 fino al quinto giro. Quindi arrivati a fine del quinto giro andiamo a rilavorare come abbiamo lavorato per il secondo giro. Quindi potete tranquillamente tornare indietro nel video e ripartire da quando faccio vedere come lavorare il secondo giro e ripetere così in alternanza i giri dal 2 al 5. Quindi adesso tornando indietro dovremo fare 4 maglie bassissime, 4 maglie basse, le 30 maglie a punto brioche, catenella, 30 maglie a punto brioche, 4 maglie basse, catenella, 4 maglie basse, 30 maglie a punto brioche e di nuovo catenella, 30 maglie a punto brioche, 4 maglie basse e 4 maglie bassissime in questo giro e poi i giri si ripetono così appunto per tutto il lavoro. Ho finito di realizzare tutti i giri che mi servono per il mio cappello e ho realizzato un totale di 54 giri che sono circa 37 centimetri. Adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro cappello. Siamo posizionati come per proseguire a fare un altro giro. Vado a fare la catenella perché non l'avevo ancora fatta. Prendo l'altra estremità del mio lavoro e la vado a unire con questa.
Adesso devo lavorare maglie bassissime. Entro sempre in costa retro e in questo caso prendo la costina, l'unica che era rimasta della mia maglia, e vado a realizzare maglie bassissime, scusate. Una, di nuovo entro in una maglia in costa retro e nella maglia l'unica costina che è rimasta dall'altro lato e vado a fare una maglia bassissima. Quindi vado a prendere una maglia da un lato e la maglia corrispondente dall'altro lato e li unisco andandoli a lavorare con una maglia bassissima. Proseguo in questo modo per tutta la lunghezza del cappellino. Ho finito di lavorare tutta la lunghezza del mio cappellino a punto bassissimo e questo è il risultato. Vedete, l'unica parte aperta sono questa e poi questa qui. Adesso dobbiamo andare a fare una catenella e andiamo a tagliare il filo leggermente lunghetto. Adesso con questo filo che noi abbiamo tagliato dovremo andare a chiudere queste estremità, quindi andiamo a inserire il nostro filo nell'ago da lana e vi faccio vedere come chiudere. Con l'ago dobbiamo quindi andare, vedete qui da dove è attaccato il filo, a inserirci in ogni giro, quindi io andrò a inserirmi qui. Uno, poi passando da dietro mi inserisco di nuovo nell'altro e proseguo così finché non avrò inserito il filo in tutti i giri del mio cappellino. Una volta che noi abbiamo riconcluso il giro, come potete vedere io sono andata anche leggermente più avanti, tiriamo questo filo, vedete? E il cappellino si chiude in automatico. Io sono andata leggermente più avanti perché volevo che i miei fili stessero così, che quindi questo filo non fosse attaccato all'inizio del filo, in modo che io potessi prendere il filo più corto e poi andare a realizzare dei nodini per chiudere, in modo da bloccare così anche il filo. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a nascondere il filo nella lavorazione. Io entro in un punto e poi tento di prendere ogni maglia. Una volta che avete nascosto il filo potete andare a tagliarlo. Dovete fare lo stesso procedimento anche con quest'altro. Ribaldiamo il nostro cappellino e questo è il nostro cappellino concluso. Spero che questo video vi sia piaciuto, ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, che è molto importante, di lasciare un like, così riesci a supportarmi davvero molto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.